Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures, io sono Elia ed oggi continuiamo a dipingere insieme i membri della Compagnia dell'Anello. Come avrete letto dal titolo, oggi vi farò vedere come dipingere Aragorn, detto anche Gran Passo. Quindi senza perdere altro tempo, cominciamo subito. Eccoci qui ragazzi, come detto nell'intro, oggi dipingeremo insieme Aragorn. Ok ragazzi, come al solito parto dipingendo la pelle. Questa volta utilizzo un mix in rapporto 1 a 1 di Tan e Davis Kinton per dipingere il volto e le mani. Ho notato che molte persone preferiscono partire utilizzando solamente il colore Tan, ma io preferisco partire da una base leggermente più chiara. Ovviamente applicate 2 o più mani di colore fino a quando non siete soddisfatti della coprenza. Avendo Aragorn i capelli molto scuri, il Charred Brown è il colore più adatto per dipingerli. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ok, i capelli sono dipinti. Ho aggiunto una goccia di Smoky Ink al Charred Brown per dipingere la veste. Fate attenzione perché lo Smoky Ink, come suggerisce il nome stesso, è una sorta di inchiostro piuttosto diluito, quindi non sarà necessario aggiungere molte gocce d'acqua. Per la giacca invece ho scelto di utilizzare il colore Heavy Black Green, un verde piuttosto scuro ma molto adatto. A questo punto miscelo una parte di nero ed una parte di heavy grey per dipingere gli stivali, la fascia sul torace e la faretra.
Successivamente, aggiungendo un paio di gocce di smoky ink al colore, vado a dipingere l'arco, la pezza sul braccio, i pantaloni ed il fodero della spada. Con il colore Heavy Green dipingo il sacco a pelo sulla schiena. Infine con il LED Belcher dipingo la spada e le parti metalliche sul fodero di quest'ultima. Bene ragazzi, i colori base sono stati applicati e a questo punto possiamo passare alle lavature. Comincio con il Rakeland Flash Shade per lavare la pelle. Utilizzo l'Agrax Airshade sui capelli e su tutte le parti in cuoio, facendo colare il colore nei recessi. Diluisco leggermente il Null Oil con un paio di gocce d'acqua e lo applico sugli stivali, sui pantaloni, sulla fascia toracica, sul fodero della spada, sulla faretra e su tutte le parti metalliche. Infine, come ultima lavatura, utilizzo la Tonian Camo Shade su tutte le parti verdi, ovvero la giacca ed il sacco a pelo. Ok, a questo punto possiamo passare alle lumeggiature. Utilizzando nuovamente un mix di colori Tan e Davis Kinton in rapporto 1 a 1, dipingo nuovamente il volto e le mani di Aragorn, evitando di dipingere le parti in ombra.
Aggiungo una goccia di Elf Skin Tone per lumeggiare ulteriormente le parti precedentemente dipinte. Questa volta mi focalizzo solo su alcuni punti, come le dita, il naso, le narici e gli zigomi. Infine, mescolando una goccia di Pale Flash al colore, applico l'ultima lumeggiatura sulle parti più prominenti del volto e delle mani di Aragorn. Una volta terminato di dipingere la pelle, mescolo il Charred Brown con il colore Heavy Siena ed inizio a schiarire leggermente i capelli. Come vedete, per dipingere i capelli tengo il pennello perpendicolare rispetto alla testa del modello, in modo da dipingere facilmente solo le parti più in rilievo. Aggiungo una goccia di Beastie Brown al mix e ripeto lo stesso procedimento. Per lumeggiare ulteriormente i capelli, aggiungo nuovamente una goccia di Beastie Brown al colore precedentemente utilizzato. Se per sbaglio avete dipinto con questo colore delle zone in ombra, applicate nuovamente l'Agrax Earthshade solo nei recessi dei capelli. Ok ragazzi, a questo punto comincio a lumeggiare il farsetto utilizzando nuovamente i due colori di base. Aggiungo una goccia di Heavy Brown e dipingo solo le pieghe esterne del vestito, creando una transizione omogenea tra le zone in ombra e le zone più in luce.
Infine aggiungo una goccia di Leather Brown e ridipingo le medesime zone, lumeggiandole ulteriormente. A questo punto comincio a lumeggiare la giacca utilizzando nuovamente il colore Heavy Black Green. Anche in questo caso tengo il pennello perpendicolare rispetto alla miniatura, per dipingere più facilmente alcune parti della giacca. Continuo a lumeggiare la giacca aggiungendo una goccia di Plug Brown, dipingendo solo le pieghe con delle linee sottili. Infine aggiungo un'altra goccia di Plug Brown e finisco di lumeggiare la giacca, schiarendo ulteriormente le pieghe dipinte in precedenza. Cerca di essere preciso quando pitturi zone particolarmente complesse e non avere fretta di finire il lavoro. In questo modo otterrai sicuramente un ottimo risultato. È sempre meglio spendere 15 minuti in più ed essere soddisfatti del proprio lavoro. A questo punto sono rimasti da dipingere solo alcuni dettagli. Per gli scarponi, la fascia toracica e la faretra ho utilizzato nuovamente un mix di nero e di heavy grey.
Infine aggiungo un'altra goccia di Heavy Grey e lumeggio ulteriormente le parti appena dipinte. Ridipingo i pantaloni, l'arco e la pezza sul braccio usando nuovamente gli stessi colori di base. Ok, aggiungo una goccia di Plug Brown e lumeggio solo le parti più esposte. Anche in questo caso, se hai dipinto delle linee troppo spesse, puoi passarci sopra nuovamente il Null Oil. Per il sacco a pelo utilizzo il colore Heavy Green, evitando di pitturare le zone in ombra. Aggiungo anche una goccia di Leather Brown per far risaltare alcuni dettagli. Infine, per tutte le parti metalliche, utilizzo nuovamente il LED Belcher. Eccoci qui ragazzi, abbiamo quindi terminato di dipingere Aragorn. Se volete potete applicare uno strato sottile di Leather Brown per dipingere tutti i laccetti presenti sui vestiti di Aragorn. Ovviamente è un passaggio facoltativo, ma questo serve a dare quel tocco di realismo in più alla miniatura. Non so voi ragazzi, ma a dipingere i membri della Compagnia dell'Anello mi è venuta voglia di rivedere per l'ennesima volta tutti i film del Signore degli Anelli e di rileggermi anche il libro. In ogni caso il tutorial per oggi finisce qui, io vi ringrazio moltissimo per essere stati con me fino a questo punto e come al solito se il video vi è piaciuto lasciatemi pure un like ed iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. Io vi ringrazio ancora e noi come al solito ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!